Lezione 1. Aggiornamento del mio guardaroba. Ehi Anna, stavo pensando di rinnovare il mio guardaroba. Qual è la tua opinione sui look classici? Ciao John, sono un grande fan dello stile versatile e senza tempo. Qualcosa come un bottone blu chiaro è sempre vincente. Oh sì, sembra perfetto. Mi piace l'idea di un'atmosfera più casual e confortevole. Sicuramente. L'azzurro è un colore classico che si abbina a tutto. Esattamente, ha quel look rilassato ma raffinato che cerco. Qualche altro capo essenziale del guardaroba che consiglieresti? H&M, pantaloni chino o cachi ben aderenti sono sempre una scelta valida. E non dimenticate le classiche scarpe o sneakers in pelle. Ottima chiamata. Voglio trovare l'equilibrio tra essere elegante e sentirmi comunque me stessa, capisci? Assolutamente. Questi pezzi versatili e senza tempo ti permettono di esprimere il tuo stile personale mentre ti composizioni. Esattamente. Penso di avere un buon piano di gioco adesso. È ora di fare acquisti. Lezione 2. L'incredibile esperienza. Ehi Anna, ho sentito che il nuovo ristorante in città è fantastico. Dovresti assolutamente provarlo. Oh, davvero? Cosa lo rende così sorprendente? Di sicuro, ho sentito che il cibo è delizioso e l'atmosfera è davvero accogliente e invitante. Non dimenticare di provare anche alcuni dei loro cocktail speciali. Ho sentito che sono davvero unici. Sicuramente, non vedo l'ora di provare tutto. Sarà una serata fantastica fuori. Sono sicuro che lo sarà. Fatemi sapere cosa ne pensate dopo che ve ne siete andati. Lo farà. Mi assicurerò di darti tutti i dettagli. Suona bene. Goditi la tua fantastica esperienza. Grazie, sono sicuro che lo farò. Lezione 3. Il dilemma dell'hotel. Buongiorno Anna, ho bisogno del tuo consiglio su qualcosa. Certo, cosa vorresti sapere? Beh, alloggio in questo hotel e il servizio in camera è a pagamento. Cosa ne pensi? C'è un addebito. È un po' insolito. È almeno un bel hotel. Lo è, ma non sono sicuro che ne valga la pena. Cosa faresti nella mia situazione? H&M. Probabilmente ordinerai semplicemente dal ristorante dell'hotel. In questo modo eviterai il costo del servizio in camera. Buon punto. È quello che stavo pensando anch'io. Grazie per il consiglio. Nessun problema. Felice di aiutarti. Goditi il resto del tuo soggiorno. Lo farò, grazie ancora. Lezione 4. Il movimento per il suffragio femminile. Ehi Anna, sapevi che il Wyoming è stata la prima parte degli Stati Uniti a consentire alle donne di votare? Davvero? Questo non lo sapevo. Quando è successo? Era il 1869, prima ancora che il suffragio femminile diventasse un movimento nazionale. Wow, è così interessante. Non posso credere che il Wyoming fosse così progressista all'epoca. Lo so, è incredibile quante persone pensassero che le donne non dovrebbero avere il diritto di voto.
È pazzesco a pensarci. Sono contenta che il movimento per il suffragio femminile alla fine abbia avuto successo. Anch'io. È una parte importante della nostra storia di cui dovremmo essere tutti consapevoli. Assolutamente. Grazie per aver condiviso con me quel pezzo di storia, John. Certo, in qualsiasi momento. Lezione 5. Decorare per la vita e la bellezza. Buongiorno Anna, stavo pensando di ridipingere il mio salotto. Qualche idea? Oh, è eccitante. Che tipo di look stai cercando? Mi piacerebbe portare più vita e bellezza nello spazio, sai? Fatelo sentire davvero accogliente e invitante. Sono d'accordo. Sembra adorabile. Hai pensato di aggiungere delle piante d'appartamento? Possono davvero ravvivare una stanza. È un'ottima idea. Inoltre è un bel modo per godersi la natura in casa. Esattamente. E magari anche delle luci soffuse e calde. Questo può davvero creare l'atmosfera. Sicuramente, dovrò dare un'occhiata a delle belle lampade da terra o da parete. Sembra perfetto. Sono sicuro che qualsiasi cosa tu faccia, andrà benissimo. Lo spero. Grazie per i meravigliosi suggerimenti. Lezione 6. Incontro alla stazione. Ehi Anna, il mio treno arriva alle 15. Ci vediamo al banco informazioni? Suona bene. John, sarò lì per salutarti. Perfetto, non vedo l'ora. È passato un po' dall'ultima volta che ci siamo incontrati. Anch'io. Abbiamo così tanto da recuperare. Assolutamente. Non vedo l'ora di sapere tutto sui tuoi viaggi recenti. Sono entusiasta di condividere le mie avventure con te. Hai dei piani per dopo che ci incontreremo? Stavo pensando che potremmo mangiare qualcosa in quel nuovo bar vicino alla stazione. Ottima idea. Ho sentito che hanno dei dolci fantastici. Ottimo, allora è un piano. A presto allo sportello informazioni. Lezione 7. Assaporare i sapori. Ehi Anna, com'è andato il tuo viaggio? Ho sentito che ti sei concesso del delizioso pesce. È stato fantastico, John. Il pesce fresco era fuori dal mondo. È bello sentirlo. Quali erano alcuni dei tuoi piatti preferiti? Mi è piaciuto molto il pesce alla griglia e i gamberetti erano semplicemente divini. Sembra assolutamente appetitoso. Vorrei essere stato lì per provarlo. Beh, dovrai venire con me la prossima volta. La cucina costiera è davvero spettacolare. Sono decisamente pronto per questo. Dove andiamo per la nostra prossima avventura a base di pesce? Che ne dite di quell'incantevole paesino di mare che abbiamo visitato l'estate scorsa? Il pesce lì era incredibile. Perfetto, non vedo l'ora. Cominciamo presto a pianificare il nostro viaggio. Lezione 8. Alla scoperta di nuovi orizzonti. Mattina. Ho sentito che hai avuto un'esperienza che ti ha aperto gli occhi di recente.
Sì, John. Ho avuto la possibilità di conoscere l'esercito e le forze armate britanniche. Questo è affascinante. Cosa ha suscitato il tuo interesse per quel campo? Beh, ero particolarmente attratto dai giovani cadetti e dalla loro dedizione. Posso immaginare che debba essere stato uno spettacolo stimolante. Cosa hai imparato da questa esperienza? Mi ha fatto davvero apprezzare la disciplina e il senso dello scopo nell'esercito. È fantastico che tu abbia avuto l'opportunità di acquisire quella prospettiva. Assolutamente. Mi ha aperto gli occhi su un nuovo mondo di possibilità. Sono felice di sentirlo. È sempre utile ampliare i nostri orizzonti. Lezione 9. L'importanza della famiglia e della luce. Buongiorno, ho sentito che stai riflettendo su alcuni argomenti più profondi. Sì, John. Ho pensato molto al significato della famiglia e della luce. È una combinazione affascinante. Cosa ti è passato per la testa? Beh, ho sempre creduto che sviluppare un forte legame familiare sia così importante. Non potrei essere più d'accordo. Il senso di appartenenza e il sostegno che derivano dalla famiglia sono inestimabili. Esattamente. E ho anche riflettuto sul ruolo della luce nella nostra vita. Interessante. Come vedi il legame tra famiglia e luce? Per me, la luce rappresenta la guida, il calore e l'illuminazione che la famiglia può fornire. È un modo bellissimo di vederla. È come se la famiglia potesse essere un faro nella nostra vita. Lezione 10. La conquista della Spagna e la ricerca dell'oro. Ehi Anna, ho sentito che hai approfondito alcuni argomenti storici intriganti. Sì, John. Sto esplorando i conquistatori spagnoli e la loro ricerca dell'oro. Ah, l'era dell'esplorazione e della ricerca del tesoro. Cosa hai scoperto? Beh, è affascinante vedere come gli spagnoli siano stati inizialmente attratti dalla prospettiva dell'oro. Assolutamente. Il richiamo della ricchezza e della ricchezza deve essere stato un potente motivatore. Effettivamente. Ma man mano che si avventuravano più a fondo nelle nuove terre, la loro attenzione si spostò. Capisco cos'altro scoprirono i conquistatori spagnoli oltre alla loro iniziale corsa all'oro? Hanno iniziato a riconoscere l'importanza di stabilire insediamenti ed esplorare la cultura. Interessante. Quindi la conquista si è evoluta oltre la semplice ricerca della ricchezza materiale. Lezione 11. Uno scambio culturale. Ciao Anna, hai sentito del nuovo festival culturale che si terrà in centro questo fine settimana? No, non l'ho fatto. Di cosa si tratta? È una celebrazione di diverse culture di tutto il mondo. Ci saranno musica, spettacoli di danza e cucina autentica. Sembra incredibile. Mi piacerebbe dare un'occhiata. Che tipo di tradizioni culturali saranno rappresentate? Beh, so che avranno una sezione dedicata all'arte e all'artigianato dei nativi americani. E ci sarà una compagnia acrobatica cinese che si esibirà. Oh,
Ho sempre voluto vedere gli acrobati cinesi dal vivo. Questo festival fa proprio per me. Lo stesso qui. Sono particolarmente entusiasta di provare i venditori internazionali di cibo. Ho sentito che mangeranno di tutto, dai tacos messicani ai curry indiani. Mi viene l'acquolina in bocca solo a pensarci. Dovremmo programmare di andare insieme e trascorrere una giornata. Assolutamente. Sarà un ottimo modo per conoscere culture e tradizioni diverse. Lezione 12. Acquisti di articoli di cancelleria. Ehi Anna, devo prendere delle nuove forniture di cancelleria. Vuoi venire con me? Certo, mi piacerebbe. Che genere di cose stai cercando? Beh, ho bisogno di un nuovo taccuino, delle penne e magari degli evidenziatori colorati. Oh, adoro curiosare nel corridoio della cartoleria. Ci sono sempre tante opzioni divertenti e creative. Sicuramente. Spero di trovare un taccuino elegante e minimalista questa volta. Sono sicuro che possiamo trovare qualcosa che si adatti al tuo stile. E possiamo anche cercare delle penne decorative carine. Questa è un'ottima idea. Mi piacerebbe aggiungere un tocco di personalità alle mie forniture per ufficio. Esattamente. La cancelleria è il modo perfetto per aggiungere un po' del tuo stile personale. Va bene, andiamo al negozio e vediamo cosa hanno. Sono entusiasta di vedere cosa attira la nostra attenzione. Lezione 13. Pagamento della spesa. Bene, penso che sia tutto sulla nostra lista della spesa. Pronti per andare alla cassa? Sì, sono pronto. Andiamo a pagare per questi articoli. Ottimo, le code non sembrano troppo lunghe oggi. Speriamo di andarcene da qui in pochissimo tempo. Concordato. Oh, e non dimenticate di portare le vostre borse riutilizzabili. Non vogliamo sprecare plastica. Ottima chiamata. Li ho proprio qui. Va bene, mettiamoci in fila e finiamo. Dopodiché, possiamo tornare a casa e iniziare a cucinare quel delizioso pasto che abbiamo programmato. Assolutamente. Ho già fame solo a pensarci. Questo giro di shopping è stato un successo. Sicuramente. Abbiamo tutto ciò di cui avevamo bisogno e ora è il momento di goderci i frutti del nostro lavoro. Non vedo l'ora. Va bene, facciamolo. La prossima alla cassa. Lezione 14. Addio a un leader. Ehi Anna, hai sentito la notizia delle dimissioni del nostro leader della comunità? Sì, l'ho fatto. È sicuramente la fine di un'era. Sono stati un grande sostenitore della nostra città. Assolutamente. Hanno apportato così tanti cambiamenti positivi e hanno davvero riunito la comunità. Mi mancheranno la loro leadership e la loro visione. Hanno lasciato un'eredità incredibile. Sicuramente. Dovremmo fare qualcosa di speciale per commemorare il loro mandato e salutarli come si deve. È un'idea meravigliosa. Forse possiamo organizzare un evento comunitario o creare un tributo per loro. Questo è un ottimo suggerimento. Dovremmo iniziare subito a farlo in modo da renderlo davvero memorabile.
Sicuramente. Questa è la nostra occasione per mostrare il nostro apprezzamento e gratitudine per tutto il loro duro lavoro. Concordato. Rendiamo il loro addio indimenticabile. Non meritano niente di meno. Lezione 15. Viaggiare senza problemi. Ehi Anna, sto programmando presto un grande viaggio. Hai qualche consiglio per facilitare il viaggio? Assolutamente. Una delle cose più importanti è assicurarsi di avere tutti i documenti in ordine. Buon punto. Dovrò ricontrollare il mio passaporto e assicurarmi che sia aggiornato. Esattamente. E non dimenticare di ricercare i requisiti di ingresso per tutti i paesi che visiterai. Capito. Mi assicurerò di occuparmene con largo anticipo. Un altro consiglio è quello di fare le valigie leggere e portare solo l'essenziale. Rende l'attraversamento dell'aeroporto un gioco da ragazzi. Questa è un'ottima idea. Tendo a fare troppe valigie, quindi dovrò lavorare su questo. E assicurati di avere un metodo di pagamento di riserva, come una carta di credito, nel caso in cui la tua carta principale venga persa o rubata. Ottimo suggerimento. Mi assicurerò di avere tutto sotto controllo. Lezione 16. Personal stylist. Ehi Anna, hai mai pensato di rivolgerti a un personal stylist? Potrebbe davvero aiutarti ad apparire al meglio. Sai, ci ho pensato prima. Hai qualche esperienza con stilisti personali? In realtà, ne sto usando uno da alcuni mesi. È stato un vero punto di svolta. Capiscono davvero il mio stile e cosa mi sta bene. Questo è interessante. In che genere di cose ti aiuta il tuo stilista? Oh, di tutto, dalla scelta degli abiti per il lavoro alla ricerca dei pezzi perfetti per eventi speciali. Mi aiutano persino a pulire il mio armadio e a sbarazzarmi delle cose che non indosso più. Wow, sembra davvero utile. Faccio sempre fatica a mettere insieme look coerenti. Forse dovrei cercare anche uno stilista. Lo consiglio vivamente. Elimina le congetture dal vestirti e ti assicura di avere sempre un aspetto ordinato. Ok, mi hai convinto. Ok, cercherò qualche stilista locale e vedrò se riesco a trovare quello che fa per me. Grazie per il suggerimento, John. In qualsiasi momento. Fatemi sapere se avete bisogno di consigli. Sono felice di condividere il nome dello stilista che utilizzo. Lezione 17. Comunicazione chiara. Buongiorno Anna, volevo parlarti di qualcosa di importante. Certo, che succede? Riguarda il nuovo progetto su cui stiamo lavorando. Penso che sia davvero fondamentale stabilire canali di comunicazione chiari all'interno del team. Sicuramente, la comunicazione è fondamentale. Cosa avevi in mente? Beh, stavo pensando che potremmo organizzare una riunione giornaliera per assicurarci che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda. E magari un documento condiviso per tenere traccia delle azioni e delle scadenze. Sembrano ottime idee. I check-in regolari e un hub centrale per le informazioni sul progetto ci manterranno tutti allineati. Esattamente. Penso inoltre che dovremmo designare una persona di riferimento per ogni flusso di lavoro per rispondere alle domande e fornire aggiornamenti. Ottima chiamata.
In questo modo abbiamo punti di contatto dedicati invece di bombardare l'intero team da tutti. Assolutamente. Lavorerò alla formalizzazione di tutti questi protocolli di comunicazione. Fatemi sapere se avete altri suggerimenti. Lezione 18. Confronto dei viaggi. Ehi Anna, volevo chiedere la tua opinione su qualcosa. Certo, cosa c'è? Beh, ho avuto qualche difficoltà a confrontare i miei progressi con quelli di altri nel nostro settore. A volte può essere difficile non sentirsi indietro. Capisco perfettamente questa sensazione. I paragoni possono essere davvero difficili, soprattutto in un campo competitivo. Esattamente. So che ognuno intraprende il proprio viaggio, ma è difficile non lasciarsi coinvolgere. Sicuramente. Ricorda che ciò che funziona per una persona potrebbe non funzionare per un'altra. Il tuo percorso è unico per te. Questo è un buon punto. Immagino di dover concentrarmi solo sulla mia crescita e sui miei traguardi piuttosto che preoccuparmi di dove si trovano gli altri. Assolutamente. Rimani nella tua corsia e festeggia le tue vittorie, grandi o piccole. Questa è la cosa più importante. Hai ragione e cercherò di cambiare mentalità e di non farmi prendere troppo dal paragone con gli altri. È un lavoro in corso, ma so che è importante. Lezione 19. Raccomandazioni sulla spiaggia di Bali. Oh, Bali è un posto così bello. Sono stato in alcune spiagge che posso sicuramente consigliare. Ottimo, mi piacerebbe sentire le tue scelte migliori. Voglio sfruttare al massimo il mio tempo lì. Beh, una spiaggia che mi è piaciuta molto è stata Kuda Beach. La sabbia bianca e l'acqua turchese sono incredibili. Kuda Beach, ho capito. Che mi dici dell'atmosfera che c'è lì? È più una scena di festa o più rilassata? È decisamente più rilassato. Perfetto per prendere il sole e fare nuotate e fare snorkeling in tutta tranquillità. Sembra l'ideale. Che ne dici di altre spiagge che suggeriresti di visitare? Un'altra fantastica è Padang Padang Beach. Ha un'atmosfera da surfista davvero fantastica e rilassata. Oh, sembra proprio la mia strada. Mi assicurerò di aggiungere anche quello alla mia lista. Sicuramente. Oh, e non puoi perderti Canggu Beach se vuoi vedere dei tramonti epici. Lezione 20. Importanza della rete. Ehi Anna, posso chiederti qualcosa sulla tua carriera? Certo, che succede? Beh, ultimamente ho pensato molto all'importanza del networking. Ti sforzi di entrare in contatto con professionisti nel tuo campo? Ad essere onesti, non tanto quanto probabilmente dovrei. Perché me lo chiedi? Mi sono appena reso conto di quanto sia cruciale, soprattutto per la crescita e l'avanzamento della carriera. Hai fatto una buona osservazione. Dovrò sicuramente iniziare a dare più priorità a questo. Sì, anch'io ho cercato di essere più proattivo al riguardo. Entrare in contatto con le persone, partecipare a eventi del settore, cose del genere. Questa è un'ottima idea. Probabilmente dovrei fare lo stesso. Qualche consiglio su come iniziare?
Bene, ti consiglio di fare un elenco delle persone o delle organizzazioni chiave con cui vuoi entrare in contatto. Quindi inizia a contattare, a presentarti e a vedere se sono disponibili a chattare. Lezione 21. Costruire castelli di sabbia e nuotare. Ehi Anna, ti ricordi il divertimento che ci siamo divertiti a costruire castelli di sabbia insieme in spiaggia l'estate scorsa? Certo, John, erano tempi meravigliosi. E adoravo nuotare nel lago con tutti gli altri bambini. Anch'io. Giocare con gli altri bambini era molto divertente. Passavamo ore a modellare la sabbia in meravigliosi castelli. Sicuramente. E poi li decoravamo con cura con conchiglie e legni. Era come creare i nostri piccoli regni. Assolutamente. E sguazzare nel lago fresco e rinfrescante era il modo perfetto per rinfrescarsi dopo. Sicuramente. Erano le migliori giornate estive. Vorrei che potessimo tornare indietro e rifare tutto da capo. Anch'io. Creare quei ricordi con te è qualcosa che amerò sempre. Lo stesso, John. Erano momenti davvero speciali. Di sicuro. Sono così felice che abbiamo avuto modo di sperimentarlo insieme. Lezione 22. Le stagioni che cambiano. Ehi Anna, hai notato come è cambiato il tempo ultimamente? Sì, inizia davvero a sentire che la primavera sta arrivando. I fiori stanno spuntando dappertutto. Lo so, sta anche piovendo molto di più. Ma non mi importa, è bello vedere che tutto ricomincia a prendere vita. Totalmente. E sai cosa significa? L'estate è dietro l'angolo. Non vedo l'ora. Il sole caldo, le giornate più lunghe, tutte le divertenti attività all'aperto. Sicuramente. Potremo trascorrere più tempo in riva al lago e organizzare di nuovo quelle epiche feste in piscina. Assolutamente. Il passaggio dalla primavera all'estate è sempre così magico. Sono d'accordo, è come se il mondo si risvegliasse dopo un lungo sonnellino invernale. Non avrei potuto dirlo meglio io stesso. Non vedo l'ora di vedere tutto il divertimento che ci divertiremo. Lezione 23. Fidarsi degli altri. Ehi Anna, posso farti una domanda? Certo, cosa ti passa per la testa? Beh, mi sento un po' a disagio per alcune delle promesse che mi hanno fatto ultimamente. Capisco è dura quando non puoi fidarti completamente che gli altri lo faranno, vero? Esattamente. Spesso mi ritrovo a dubitare delle loro vere intenzioni, anche se sembrano sincere. Capisco quella sensazione. È importante essere perspicaci, ma cerca anche di non essere troppo cinici. Hai ragione, non voglio diventare stanco, ma è difficile quando sei stato deluso prima. Lo so, ma cerca di ricordare che non tutti vogliono ingannarti. Alcune persone vogliono davvero supportarti. Cercherò di tenerlo a mente. Certe volte è difficile aprirsi, sai? Lezione 24. Verifica delle specifiche tecniche. Ehi Anna, posso farti una domanda veloce su qualcosa?
Certo, che succede? Sto cercando di capire i requisiti di tensione per un nuovo dispositivo che ho appena acquistato. Sai dove posso verificarlo? HMM. Fammi pensare. Di solito puoi trovare queste informazioni nel manuale utente del dispositivo o sul sito web del produttore. Ok, ottimo. Ci darò un'occhiata. Voglio solo assicurarmi di utilizzare l'alimentatore giusto. Ottima chiamata. L'uso di una tensione errata può potenzialmente danneggiare il dispositivo, quindi è importante ricontrollare. Esattamente. Non voglio correre rischi, specialmente con una tecnologia costosa. Sicuramente. I dettagli sulla tensione devono essere indicati chiaramente da qualche parte. Se non riesci a trovarlo, puoi anche provare a contattare l'assistenza clienti dell'azienda. Buona idea, li contatterò se non riesco a localizzarlo da solo. Grazie per il consiglio. No, non l'ho fatto. Che tipo di occhiali hai inventato? Ha creato qualcosa chiamato lenti bifocali. Sono occhiali che hanno due diversi punti di forza della lente nella stessa montatura. Wow, è affascinante. Come funzionano le lenti bifocali? La metà superiore dell'obiettivo serve per la visione a distanza, mentre la metà inferiore è per attività ravvicinate come la lettura. Questo è geniale. Capisco come sarebbe davvero utile, specialmente quando si invecchia. Esattamente. Franklin ebbe l'idea perché aveva problemi a passare dalla distanza agli occhiali da lettura. Scommetto che allora è stato un punto di svolta. Deve aver reso le attività quotidiane molto più semplici. Sicuramente. Le lenti bifocali sono ancora ampiamente utilizzate oggi. È stata un'invenzione davvero innovativa. Lezione 26. Informazioni preziose online. Ehi Anna, di recente hai trovato storie o informazioni interessanti online che dovremmo approfondire? Ah sì, ho trovato alcune cose che mi sembravano davvero preziose. Lascia che ti parli di loro. Meraviglioso, non vedo l'ora di imparare. Cosa hai scoperto? Bene, mi sono imbattuto in un articolo su alcuni affascinanti documenti storici che ora sono disponibili in formato digitale. Apparentemente, ci sono tutti i tipi di fonti primarie del passato a cui puoi accedere online. È incredibile. Non avevo idea che ci fossero così tante informazioni storiche da esplorare. Che genere di cose hai trovato? Ogni genere di cose, vecchie lettere, diari, documenti governativi, persino fotografie rare, riporta davvero in vita il passato in un modo nuovo. Affascinante. Dovrò ritagliarmi un po' di tempo per immergermi in quegli archivi. Cos'altro ha attirato la tua attenzione online? Ho anche trovato alcuni suggerimenti su come ricercare efficacemente argomenti online. Cose come l'identificazione di fonti affidabili, il controllo incrociato delle informazioni e l'utilizzo delle parole chiave giuste per trovare ciò che stai cercando. Questo è davvero utile. Possiamo facilmente perderci nella grande quantità di contenuti disponibili, quindi avere quelle capacità di ricerca è fondamentale.
Lezione 27. Saluti dai tempi antichi. Ciao Anna, quei saluti che hai usato sembravano un po' usciti da un'antica pergamena. Hai ragione, John. Avevo solo un po' di nostalgia per i tempi più semplici, quando le persone si salutavano con più eleganza. Capisco il sentimento, ma in quest'era di computer e astronavi, quegli antichi saluti possono sembrare un po' ridicoli. Suppongo che tu abbia ragione. Forse potremmo trovare una via di mezzo. Incorporare un po' di quel fascino antico senza esagerare. È un'ottima idea. Che ne dici di un compromesso? Possiamo dire buongiorno invece di semplicemente ciao? Mi piace. Ha un tocco del passato senza essere troppo lontano dal linguaggio moderno. Ci proviamo. Assolutamente. Buongiorno, mia cara Anna. Come te la cavi in questa bella giornata? Buongiorno anche a te, John. Mi trovo abbastanza bene. Grazie per avermelo chiesto. Splendido. Ha un certo je ne sais quoi, non credi? Lezione 28. Una stirpe di intellettuali. Mattina. Volevo chiedertelo, visto che tuo nonno era deliziosamente litigioso e tuo padre intellettuale e filosofico come te. Beh, John, tu dipingi un bel ritratto della mia famiglia. È vero, tendiamo ad essere un gruppo piuttosto vivace quando si tratta di discorsi intellettuali. Posso solo immaginarlo. Scommetto che le tue conversazioni a tavola sono state piuttosto stimolanti. Non ne hai idea. Potremmo discutere per ore e ore, cercando ognuno di noi di superare in astuzia l'altro con il proprio ingegno e il proprio ragionamento. Sembra affascinante ed estenuante. Ammiro la dedizione della tua famiglia alla vita della mente. Sicuramente mantiene le cose interessanti, questo è sicuro, anche se devo ammetterlo, a volte desidero ardentemente un po' più di semplicità. Posso capirlo. Anche i più eruditi tra noi hanno bisogno di una pausa di tanto in tanto. Esattamente. Forse dovremmo prendere spunto dal tuo libro, John, e trovare un approccio più equilibrato. Sarei felice di condividere i miei segreti. Sono sicuro che l'abilità intellettuale della tua famiglia abbia il suo fascino unico. Lezione 29. Discutere i dettagli. Salve Anna, sono lieto di aver potuto dare seguito a quelle discussioni sui prezzi e sulle consegne di cui sopra. Assolutamente. John, assolutamente importante chiarire tutti i dettagli. Effettivamente. Siamo riusciti a concordare la struttura dei prezzi? Sì, credo che l'abbiamo fatto. Se ben ricordo, abbiamo optato per un modello tariffario a più livelli con sconti sui volumi. Eccellente, sono lieto che abbiamo trovato una soluzione reciprocamente vantaggiosa. E il programma di consegna? Penso che abbiamo optato per spedizioni bisettimanali, giusto? Giusto. E i termini di pagamento erano netti di 30 giorni, se non sbaglio. Precisamente. Ho annotato tutto questo nei miei registri. Meraviglioso, sembra che allora abbiamo tutto sotto controllo. Lezione 30. Un approccio equilibrato. Mattina.
Stavo pensando che forse potremmo trovare un approccio più equilibrato alla nostra vita quotidiana. È un suggerimento interessante. John, che cosa avevi in mente? Beh, prima hai detto come la tua famiglia sia così motivata intellettualmente. Anche se è ammirevole, può anche essere estenuante. Hai fatto una giusta osservazione. Forse potremmo dedicarci a uno o due hobby, per darvi un po' di tregua. Esattamente. O anche solo dedicare del tempo a leggere altri libri per piacere, non solo per lavoro. Mi piace l'idea. A volte siamo così presi dalla routine che dimentichiamo di nutrire il nostro io interiore. Precisamente. E passare del tempo di qualità con i propri cari è così importante, non credi? Assolutamente. Potremmo organizzare un picnic o un'escursione, qualcosa per allontanarci dalla nostra normale routine. Meraviglioso. Un po' di equilibrio può fare molto per mantenere il nostro benessere generale. Lezione 31. Una gustosa sorpresa. Ehi Anna, sai dove possiamo trovare una buona gelateria da queste parti? Ehi John, ho notato una piccola gelateria carina in fondo alla strada. Facciamo un'occhiata. Ottima idea. Ho voglia di una delizia fredda e cremosa. Anch'io. Mi chiedo se abbiano sapori unici o insoliti. Oh, sarebbe divertente provare qualcosa di nuovo. Spero che abbiano la mia preferita, le gocce di cioccolato. Anch'io sono più una persona che ama le fragole. Forse lo avranno anche loro. Sono sicuro che avranno una buona varietà. Andiamo a vedere? Sicuramente. Andiamo a soddisfare la nostra voglia di dolci. Dopo di te. Sono proprio dietro di te. Lezione 32. Aggiornare le scelte. Ehi Anna, cosa vuoi bere? HMM. Penso che mi prenderò una bella cola fredda. Che ne dici di te? Sembra perfetto. Ne prenderò una anch'io. Fantastico. Vorresti altro? No, la cola sarà perfetta. Questo caldo mi fa venire davvero sete. Sono d'accordo. Una bevanda rinfrescante è proprio ciò di cui abbiamo bisogno. Assolutamente. Complimenti per rimanere idratati in questa giornata calda. Saluti. Questo è davvero azzeccato. Sono contenta che ci siamo fermati per una pausa veloce con un drink. Lezione 33. Souvenir da lontano. Ehi Anna, com'è andato il tuo viaggio? Hai portato qualche souvenir? È stato fantastico, John. Ho riportato alcuni oggetti davvero belli. Fantastico, mi piacerebbe vedere cosa hai trovato. Beh, ho preso una bellissima sciarpa con un motivo unico. Oh, sembra adorabile. Scommetto che ti starà benissimo. Ho anche ricevuto una statuetta fatta a mano che cattura la cultura locale. Com'è affascinante. Mi piacerebbe saperne di più sulla cultura e sulla storia. Assolutamente sì. Non vedo l'ora di raccontarvi tutte le mie avventure.
Meraviglioso, sono pazzo. Condividi. Lezione 34. Il leggendario Michael Jordan. Ehi Anna, hai visto il documentario su Michael Jordan? Sì, l'ho fatto. È stato così affascinante saperne di più sulla sua leggendaria carriera. Assolutamente. Non era solo un abile giocatore di basket, ma una vera icona culturale. Sicuramente. Il modo in cui ha trasceso lo sport ed è diventato una superstar globale non ha eguali. Sono d'accordo, il suo impatto sul gioco e la sua fama di figura mediatica sono altrettanto impressionanti. Assolutamente. Ha rivoluzionato il modo in cui pensiamo agli atleti e alla loro influenza. Senza dubbio. L'eredità della Giordania è davvero multiforme e duratura. Non potrei essere più d'accordo. Ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello sport e non solo. Ben detto. La storia di Michael Jordan è davvero stimolante e degna di essere celebrata. Lezione 35. Esplorare nuove possibilità. Ehi Anna, hai cercato nuovi hobby o attività ultimamente? Sai, l'ho fatto. Stavo pensando di provare a ballare. Oh, è eccitante. Che tipo di danza stai pensando di provare? Non ne sono ancora sicuro, ma sono aperto all'esplorazione di stili diversi e a vedere cosa risuona in me. Questo è un ottimo approccio. Ballare può essere un hobby così divertente e gratificante. Assolutamente. Spero di trovare uno stile che mi metta davvero alla prova e stimoli la mia creatività. Sono sicuro che troverai la soluzione perfetta. Hai dato un'occhiata a qualche studio o corso di danza nella zona? Sì, ho fatto delle ricerche e ci sono alcune opzioni che sto considerando. Sono entusiasta di provare qualcosa di nuovo. Meraviglioso. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo ad esplorare questa tua nuova passione.